Totò era un latitante dopo che era stato rispedito a Corleone ed era passato il 10 dicembre del 1969. A Viale Lazio c'era stato il regolamento di conti della mafia contro Michele Cavataio, dal quale prenderà il nome di strage di Viale Lazio, dove morirono 4 persone compreso il Cavataio e il cognato di Totò, Calogero Bagarella. Il pentito Gaetano Grado, che aveva partecipato insieme ai corleonesi alla spedizione di Viale Lazio, ricorda che disse al suo padrino Stefano Bontade di uccidere Totò perché si era accorto che faceva troppa strategia. Bontade a riguardo gli disse di lasciarlo fare, dicendogli «Lasciali fare sti viddani, tanto è da qui che devono passare». Lo stesso Grado riferirà che si è dovuto occupare anche della latitanza di Totò per un periodo. Nel frattempo, il boss di Corleone, Luciano Liggio, è finito sotto i riflettori dell'Italia intera, per via di Viale Lazio. Lucianeddu, anche lui latitante, sta trascorrendo un periodo nella casa di un cugino del boss di Cinisi, Tano Badalamenti, ma le pressioni delle forze dell'ordine stanno stringendo il cerchio intorno a Lucianeddu. Così Badalamenti chiede a Pippo Calderone, boss di Catania, di ospitare il boss di Corleone. Calderone accetta e lo ospita in una villetta. Insieme a Lucianeddu arriva anche il latitante Bernardo Provenzano. All'arrivo nella villetta dei due corleonesi ci sono anche Antonino Calderone, fratello di Pippo, Giuseppe di Cristina, boss di Caltanissetta e Don Agostino Coppola, l'unico vero don essendo un prete, nipote del più famoso zio Frank Coppola. Il boss di Corleone Liggio rimarrà ospite di Calderone a Catania per ben 2 anni. Nel 1970 arrivano a Catania 2 latitanti di livello. Sono Tommaso Buscetta e Salvatore Greco detto Cicchiteddu. Sono venuti dal Sud America, passando per la Svizzera, per scendere lì a Catania ospiti del Calderone, in una villetta vicina a quella di Lucianeddu. I 2 sono tornati in Italia, perché la massoneria americana è interessata che la mafia siciliana dia appoggio ad un golpe che verrà fatto in Italia, quello di Julio Valerio Borghese. Dopo l'incontro, Stefano Bontade, Badalamenti e Liggio decidono di inviare a Roma Pippo Calderone per parlare con Borghese, in quanto Calderone può ancora muoversi agilmente, visto che è poco conosciuto dalla legge. All'appuntamento con Julio Valerio Borghese, Calderone si presenta solo come Pippo. Nel cercare una trattativa, che lo stesso Borghese dà quasi per scontato l'appoggio della mafia, chiede a Calderone una lista con i nomi dei personaggi che avrebbero partecipato al golpe, ma Calderone si rifiuta dicendogli che saranno circa 2000, ma che di nomi non ne farà. A quel punto Borghese dice di far mettere una fascia verde al braccio a chi sarà presente, così da poter riconoscere gli uomini di Cosa Nostra. Calderone ci pensa un attimo e gli dice che riferirà agli altri la proposta. Borghese chiede anche che dovranno effettuare degli arresti, ma anche in questo caso Calderone dice no, gli risponde che possono aiutarli ma che di arresti non ne faranno perché non sono degli sbirri. Sul piatto Calderone chiede la revisione di tutti i processi di Cosa Nostra, Borghese è disponibile, ma ad una condizione, il bonus è unico, dopo non dovranno più delinquere. I 2 si lasciano con la promessa di aggiornarsi presto sulla vicenda, presto perché Borghese ha fretta e sa che questa occasione dell'appoggio della mafia potrebbe non ripresentarsi più. Ma in realtà non sa che i boss di Cosa Nostra non sono realmente interessati alla questione, questo perché la mafia di allora vede ancora la destra politica come un pericolo, a differenza dell''ndrangheta dei De Stefano. Comunque l'offerta della revisione dei processi è molto allettante per i mafiosi. Liggio è sotto processo ancora per l'omicidio di Michele Navarra, a Tano Badalamenti che è il cognato condannato all'ergastolo, Filippo Rimi, insieme al padre Vincenzo Rimi, della famiglia di Alcamo, considerato da Buscetta il più potente mafioso che abbia mai conosciuto. Della questione ne devono parlare al più presto dunque, e siccome Badalamenti è al confino in Brianza, vanno a Milano per discuterne. Vanno Buscetta, Greco Cicchiteddu, Pippo Calderone e Totò Riina che fa le veci di Liggio, in una casa offerta da Ugo Martelli e fidanzati. Durante la discussione lì a Milano con Badalamenti, si parla anche di ricostruire la commissione mafiosa, che era stata demolita dopo la strage di Ciaculli nel 63. Si decide così di costituire un triumvirato provvisorio, con a capo Badalamenti, Bontade e Liggio. Viene anche deciso la partecipazione al golpe, che non ci sarà, in quanto ritenuta inaccettabile la proposta. Finita la riunione, alcuni di loro vengono fermati in auto ad un posto di blocco. Sono Buscetta, Badalamenti, Calderone, Greco e Gerlando Alberti. Mostrando documenti falsi vengono lasciati andare. Buscetta e Greco ritornano in America,
dove vengono arrestati qualche mese dopo, a settembre del 70. Lo stesso mese in cui viene rapito a Palermo il giornalista Mauro De Mauro, il 16 settembre del 70, che stava indagando sul caso Mattei e probabilmente sul golpe Borghese, dove sui casi stavano indagando per le forze dell'ordine il capitano Giuseppe Russo e il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, e per la polizia il commissario Boris Giuliano, coordinati dalla procura di Palermo diretta da Pietro Scaglione, che in circostanze diverse e distanti uno dall'altro cadranno vittime della mafia. La mafia dunque era tornata con il triumvirato e i componenti avevano deciso che dovevano farsi sentire, dovevano fare in modo che tutti capissero che la mafia era ancora viva e forte. Si decise di fare rumore contro le istituzioni. Intanto il 28 ottobre del 70 viene ucciso all'ospedale di Palermo l'albergatore Candido Ciuni, che era ricoverato lì per un attentato a lui avvenuto 7 giorni prima. L'omicidio era stato ordinato da Giuseppe Di Cristina e Stefano Bontade, e questo permetterà a Totò Riina di allearsi con Angelo Ciraulo di Ravanusa e con Antonio Ferro di Canicattì, indispettiti con Di Cristina perché il delitto fu ordinato senza che nessuno dei due fossero avvisati. Totò comincia a tessere la sua tela. Il 1 gennaio 1971 si arriva alle bombe di Capodanno, una serie di attentati dinamitardi verso edifici istituzionali di Palermo e altre città della Sicilia, la maggior parte non esplose fortunatamente. Le indagini portarono ad un terreno alla periferia di Palermo, nel fondo San Gabriele di Pallavicino, dove trovarono 186 candelotti di dinamite, 21 detonatori, micce e sveglie, tutto l'occorrente per creare bombe ad orologeria. Il fondo era di Francesco Madonia, uomo d'onore di Resuttana, che venne arrestato insieme al figlio Antonino Madonia appena 18enne, e lo zio Leopoldo di Trapani, che verranno poi prosciolti. Il mese successivo a Milano avvengono 2 delitti. Il 3 aprile muore Vincenzo Conti, associato di Antonino Matranga, alleato di Michele Cavataio. Il 30 aprile tocca ad Antonino Matranga, capofamiglia di Resuttana. Il posto di Matranga verrà preso proprio da Francesco Madonia, fedelissimo di Totò Riina. Il 5 maggio del 71, in via dei Cipressi a Palermo, la Fiat 1500 nera con a bordo il procuratore Scaglione, guidata dall'agente Antonio Lorusso, viene bloccata da un'altra auto da dove scendono 2 o 3 killer che sparano e freddano l'autista e il procuratore Scaglione. Si tratta del primo delitto eccellente commesso da Cosa Nostra nel dopoguerra. Il procuratore, in un'intervista, aveva dichiarato che si era incontrato con il giornalista Mauro De Mauro qualche tempo prima della sparizione. Lo stesso pentito Tommaso Buscetta dichiarerà che il delitto venne ispirato ed eseguito dai corleonesi nel territorio di Porta Nuova, dove il boss Pippo Calò già da allora era un fiancheggiatore di Liggio e i suoi. Un mese dopo, 8 giugno del 71, viene sequestrato Giuseppe Vassallo, figlio del famoso costruttore edile palermitano Francesco Vassallo, che aveva fatto fortuna grazie ai politici Lima e Ciancimino. Il 10 luglio del 71 scompare nel nulla Vincenzo Guercio, titolare del bar in Piazza Verdi. Guercio era un confidente del capitano Russo che stava indagando sul giornalista Mauro De Mauro. Il 14 luglio però viene eseguito il blitz dei 114, dove finiscono alla sbarra boss del calibro di Paolino Bontade, insieme al figlio Stefano, Tano Badalamenti, Rosario Mancino, Gerlando Alberti, Pippo Calderone e altri. Lucia Neddu, ospite ancora di Calderone a Catania da 2 anni, decide di andarsene, perché con l'arresto di Pippo Calderone è diventato un posto conosciuto che c'è mafia. Se ne va prima a Napoli, poi a Milano. Lucia Neddu deve decidere a chi lasciare il posto nel triumvirato in sua assenza, o Binnu Provenzano o Totò. Liggio fa sapere che sarà Totò a fare le sue veci, mentre Provenzano lo seguirà per un periodo a Milano. Con la notte delle manette dei 114, con i boss Bontade e Badalamenti dietro le sbarre, l'unico libero del triumvirato è proprio Totò Riina, che inizia così la sua strategia di destabilizzazione delle altre famiglie. Per riuscirci deve minare il prestigio proprio di Bontade e Badalamenti mettendoli in cattiva luce, e Totò ha le idee chiare.